Ecco qua, buongiorno a tutti. Sto provando di nuovo a fare questa diretta che sembra forse nata male, cioè anche per quanto riguarda ecco, le costruzioni che ci sono, per quanto riguarda i fili e le varie cose. Vabbè, e tento di fare le cose come si deve. È la terza volta che ci sto provando, ho cambiato computer, prima c'era un problema penso con il computer, ma solitamente quando poi si va a parlare di queste cose accadono sempre cose strane, no? Anche perché ho manifestato l'intenzione di generare delle cose diverse, di parlare di cose diverse e quindi di mostrare come cioè, l'alchimia è qualcosa che capita male. Cioè, questo perché? Perché mi sono imbattuto, beh, veramente mi è stato segnalato da un lettore insomma, del sito che cioè in pratica c'è un qualcosa in internet, in rete, che spiega come fare l'oro, no? Dal mercurio. E con ingredienti onestamente un po' strani, no? Tant'è vero che sono state delle cose, ci sono state delle discussioni, delle cose risibili da parte di chimici che giustamente, non riconoscendo una validità a questa cosiddetta ricetta, che poi tra l'altro è stata anche data da un noto ricercatore, il professor Monti, il dottor Monti, che è ricercatore anche ed è stato del CNR. Ora, scusate, sono arrivato di corsa per fare questa cosa e non ho avuto il tempo di sistemarmi. Ecco, adesso mi vedete meglio. E lui che fa? Da studioso di alchimia mette la ricetta per tutti, no? Ma così non funziona. Perché? Perché giustamente mancano le, le necessarie comprensioni. Se uno, quando ve la leggerò adesso, e vi leggerò il tutto, sono qui apposta per questo, vi leggerò il tutto, vi renderete conto, no, della situazione. E poi andremo a spiegare un pochino tutto. Quindi vediamo. Innanzitutto questo lo faccio perché l'alchimia non è chimica e se viene letta come chimica, come effettivamente adesso è stato fatto da queste persone che hanno dileggiato, no? Dice, meno male che è venuto Lavoisier e quindi così gli alchimisti ancora si sono incazzati perché ha cambiato tutto. Lavoisier fu il distruttore, secondo loro, dell'alchimia, ma non è così, perché l'alchimia non ha mai parlato di quello che veramente si pensa, cioè il fatto di fare l'oro, no? Cioè l'alchimia parla di oro, ma di un'altra tipologia di oro, che poi gli archimisti, cioè coloro che non erano alchimisti, si occupavano, che poi divennero i cosiddetti chimici, no? Oppure chiamati dagli alchimisti i soffiatori, perché soffiavano solamente sui carboni, non sapendo cosa fare, cioè non sapendo la scienza ermetica interna d'azione, che poi gli alchimisti in pratica scambiarono, no? Con semplici ricette fisiche e la realtà dell'alchimia è un altro paio di maniche, ma questo è normale, è dovuto alla caduta purtroppo che si è avuta nei millenni, no? Della conoscenza. Beh, se voi leggete anche i testi ermetici, c'è già scritto tanti anni fa, tanti millenni fa, da parte dei sacerdoti egizi che l'alchimia custodirono, anche questa tipologia di alchimia, un'alchimia ermetica che è diversa da un'alchimia diciamo più chimica, no? Più, che io chiamo metabolica, come spesso ho parlato, che viene da altre parti. Quindi dissero, o Egitto, Egitto, le tue pietre diventeranno in sintesi muta rappresentazione della tua conoscenza, perché tutti non ci crederanno a quello che fai. Quindi è chiaro che la decadenza che si nota nei costumi, specialmente oggi che si è giunti a dei livelli di stupidità
come raramente c'è stato c'è sulla faccia della terra, perché il bello è che prima la gente era stupida oppure ignorante e lo sapeva. Oggi la gente è stupida, ignorante e si crede saggia e allora si crede di poter dileggiare l'alchimia oppure quello che non capisce, ma alla fine è quello che succede sempre. E quindi in questo racconto che adesso vi leggerò e poi la ricetta e la spiegazione, attenzione, vi dico, cioè non fate queste cose perché non funziona e rischiate di avvelenarvi, voglio dire, poi non vale la spesa per l'impresa, perché per 1 chilo che dice qui di mercurio si ottiene delle piccole pagliuzze c'è di oro che poi tra l'altro ci vogliono mesi per ottenere, come giustamente deve essere nella vera alchimia, quindi non ne vale neanche l'impresa, cioè non te ne fai nulla. Tutti pensano, ho letto dei commenti molto che mi hanno fatto un pochino, mi hanno messo di buon umore, no? Se non fosse che sono dati da chimici. Ah, bene, adesso mi metto a fare questa cosa qua, così poi me ne vado alle Hawaii, mi trasferisco alle Hawaii come? Con cosa? Con qualche pagliuzza d'oro che crei in 6 mesi? C'è tanto vale trovare a comprare. No, voglio dire loro. Quindi ci sono tutte queste cose qua, tutte stupidaggini. Poi i chimici indignati, ma non è vero, perché cioè, dal punto di vista chimico è giusto che siano indignati, perché non funziona, cioè non può essere. Tenete presente che l'alchimia è una di quelle scienze, qui viene detto a fusione fredda, cioè che si occupano della fusione fredda della materia. Ma io vorrei dire una cosa, quindi mentre per esempio l'atomica è fusione calda. Chi è venuto ai miei seminari e ai miei incontri, e sono state diverse persone negli anni, penso che saranno venuti 200-300 persone, voglio dire, si è reso conto molto spesso, e ci sono i filmati a mostrarlo, di cose particolari che accadevano. L'ultima volta che ho incontrato le persone mostrando fisicamente le tecniche alchemiche, le persone che sono state lì penso che possano testimoniare dei cambiamenti della materia che avvenivano, ma non solo quello che accadeva. Per dirne una, il più semplice, e non quindi le tecniche e le cose ottenute, cioè la pietra al primo grado che ho mostrato e gli effetti avuti, questi lo possono dire solo chi c'è stato, quindi non io, perché sarebbe un autoincensarsi come fanno i grandi soloni no, della scienza attuale, quindi io non lo faccio mai, quindi chiedete a chi c'è stato. Beh, uno che è anche filmato è che il crogiolo si spaccò cioè direttamente nella fornace, e poi quando è stato messo fuori, quando è stato lavorato, quando è stato mosso il mercurio, la lavorazione mercuriale che era dentro, ci sono i filmati, il crogiolo si è nuovamente riaggiustato sotto i nostri occhi. Basta, non dico altro. Questo qui è un miracolo? Ma no, sono trasformazioni materiali che avvengono e che l'alchimia conosce ma la chimica no. Per esempio ci sono altri filmati in cui c'era la materia nelle storte chiuse trasparenti, questo accade in Puglia, mentre c'era la telecamera, che faccio sempre filmare, in maniera che faccio vedere quello che accade, se no non ci si crede, ma sono là, sono nel mio archivio e saranno nel sito anche, quindi chi viene nel sito saranno messe poi queste cose così saranno mostrate. E date un po' di pazienza perché il webmaster è uno, e insomma ci vuole il tempo. Quindi qui c'era la materia è sparita piano piano, ce ne lavora a un certo punto e poi in pratica non c'era nulla e c'è il filmato, quindi sarà visto. Ma tante altre cose che saranno mostrate e che indicheranno appunto la realtà della trasformazione della materia, che poi a me e all'alchimista in sé per sé non è che è importante questa cosa, sta semplicemente a mostrare la bontà delle teorie alchemiche e la capacità di fare questo. Quindi prendere in giro delle persone tipo, a questo punto non parlo di me, tipo per esempio un valente studioso, ma che ha il torto anche di conoscere l'alchimia in una certa maniera seria, e quindi è un po' un problema. Io so benissimo, io ho conosciuto molti chimici e fisici che si occupano di alchimia, ma non lo dicono,
anche perché ne ho avuti diversi. Cioè, attualmente per esempio, ho un fisico che è un fisico di un'università che è mio allievo da 10 anni, cioè in alchimia, quindi ed è un fisico. C'ho due chimici, c'ho dei medici, c'ho farmacisti, c'è matematici, quindi c'è non gente credulona, come viene detto lì, no? Come viene detto in questi post di ignoranza assoluta e pura che attualmente cioè, è diventato internet, no? Quindi tra fake news, tra abusi sulle persone, cattiverie, montaggi finti. Attenzione perché cadono anche queste cose, cioè prendono la testa di qualcuno e ci montano qualsiasi cosa. Era un pochino, l'hanno fatto anche con le donne, poverine, erano vestite, no? E sembravano nude. Ma si può fare qualsiasi cosa, io posso andare su Facebook, prendo l'immagine di qualcuno, la foto di qualcuno, così, specialmente se mi sta, no, sulle scatole, creo un profilo falso, creo notizie false, creo un profilo Twitter, creo un altro Facebook, faccio una trasmissione su YouTube e dico questo, ho fatto questo e mostro immagini, cose che ho preso e che ho messo. Cioè, insomma, è facile, voglio dire, oggi, è facilissimo purtroppo. Spero che la legge, io ne ho subite abbastanza di queste cose, però non ci faccio più caso, lascio perdere, intanto che, voglio dire, cioè, ognuno ha i suoi, quindi no, le persone intelligenti penso che vedano le cose, quello che dico, che insegno, non queste cose, o altre persone, quindi di qualsiasi io ho conosciuto 3-4 persone che sono state vittime di tante cose, quindi spero che la legge in futuro possa dare delle lezioni veramente esemplari a queste persone che vengono chiamati gli haters o quelli che sono così piccoli di cervello che non hanno niente da poter fare perché non capiscono nulla nella vita, cioè fanno quello che possono fare e sfruttano per questo motivo, cioè non tanto perché dicono cattiverie, ma perché sfruttano la dabbenaggine e il denaro di gente che poi li segue come il pifferaio magico. Quindi spero che un domani, come si sta regolamentando tutto, si regolamenti anche questo, perché cioè, la critica giusta ci deve essere, la critica costruttiva ci deve essere, la diffamazione non ci deve essere, perché le diffamazioni sono cose, voglio dire, brutte, no? Cioè, nel senso, quindi, però, finché il legislatore non parlerà in favore di questo, come è successo a questo, parlo di questo perché il dottor Monti, stimato chimico, lavoratore, collaboratore del CNR, conosciuto in tutte le moltissime università, non dico tutte, no? Ne è stato poi diffamato perché da buon alchimista ha parlato in chiave, per chi capisce. Ma leggiamo questa cosa, quindi attenzione. Come conseguenza delle reazioni nucleari a debole energia, tra parentesi, reazioni alchemiche tra virgolette, perché non è solo così, già il fatto di scrivere reazioni alchemiche tra virgolette indica a chi deve seguire, guarda che stiamo entrando nel territorio dell'alchimia, cioè non prendere per oro colato, oro pagliuzzato, no? Tutto quello che viene detto. E dice tra palladio e deuterossido di litio è che il palladio bruciava, sta parlando della sua esperienza, bruciava come un cerino, formando una pletora di nuovi nuclei e ciò bloccava la reazione e non la rendeva continua. Per farla breve, fu presto evidente che il cerino di Fleischmann e Pons poteva bruciare una volta sola la reazione fredda. L'esperimento non era riproducibile, tra virgolette di nuovo. Potete trovarlo, scrivere fare l'oro e dottor Monti, fare l'oro in casa, dottor Monti, e vi esce questa ricetta che, attenzione, non è vera, non è così, attenzione perché con il mercurio si muore. Tra l'altro è più facile oggi comprare 1 chilo d'oro che 1 chilo di mercurio perché ci fanno altro, quindi occhio. Per farla bene, ok, e non poteva quindi essere una sorgente continua di energia, tra virgolette. Perché sorgente continua di energia? Perché nell'alchimia c'è bisogno appunto di una sorgente continua di energia e la si ha direttamente dall'universo.
La non riproducibilità, tra virgolette, dell'esperimento pertanto consentì al mondo accademico di affondare rapidamente la questione. E qui si parla della fusione fredda, penso che ne avete sentito, i più vecchi perlomeno, se no informati. Nel 1996 lo scienziato Mizuno, insieme ai suoi collaboratori, andò finalmente a vedere cosa c'era negli elettrodi di palladio dopo le reazioni di fusione fredda. E vi trovò entro uno strato di spessore di 1 micron cromo, ferro, rame, platino, calcio, titanio, manganese, cobalto, zinco, cadmio, stagno, piombo, gadolinio, arsenico, bromo, antimonio, tellurio, indio, xeno, afnio, renio e iridio. Attenzione, da un unico elemento che era il palladio, nella reazione a fusione fredda. Successivamente entrai in contatto, qui racconta il dottor Monti, con John O'Mara Bockrins, elettrochimico di fama internazionale, il quale pure andò a vedere dentro i suoi elettrodi, dopo che fece l'esperimento, della fusione fredda e trovò anche lui magnesio 6,7%, silicio 10,2%, cloro 3%, potassio 1,1%, calcio 19,9%, titanio 1,6%, ferro 10,5%, rame 1,9%, zinco 4,2%, palladio 31,9%, argento 1,9%, platino 7,1%. Figurarsi che la concentrazione iniziale di purezza del palladio era 99,8%, quindi non c'erano altre materie. Da dove erano saltate fuori tutte quelle sostanze? Alchimia. È successo anche a me, chi c'è stato, da pochissima materia è cresciuta. Ci sono i filmati. Conobbi Bockrins in un convegno a Como e quando nel 1992 un imprenditore d'assalto, tale William Thelander, gli offrì un sostanzioso mucchio di dollari per ripetere alcuni test di trasmutazione dei metalli, tra virgolette, ideati da un certo Joe Champion, il progetto fu battezzato The Philadelphia Project, e già qui, no, bisognerebbe andare a pensare come pensa l'alchimista. C'è un The Philadelphia Experiment dove viene usato il magnetismo per fare certe cose. Già qui ti sta dicendo che cosa c'è da usare, il magnetismo, ma qui poi non viene, no? Cioè non viene parlato perché è tutto magnetico. Quindi già ti ha dato un indice mettendolo tra virgolette, mettendolo tra parentesi, eccetera, eccetera. Ritenne opportuno farmi venire dall'Italia a College Station, Texas, come unico esperto di alchimia di sua conoscenza. Tra virgolette, esperto di alchimia. Dovevo restare 1 settimana, rimasi 6 mesi. E certo, anche quando si fa Abramelin, la tecnica magica non alchemica di Abramelin, ci vogliono 6 mesi per farla. Anche quando si fa una certa ascesa particolare delle 40 operazioni di Cagliostro, non altre 40 diverse che sono di un certo ordine, ci vogliono 6 mesi. Le varie ascese, quindi guarda caso ci è rimasto 6 mesi, no? Ok, andiamo avanti. Il primo di questi esperimenti effettuati in mia presenza mi rivelò immediatamente di cosa si trattasse. L'avevo già visto in una illustrazione di circa 500 anni prima e ti dice dove andare a studiare. Tra virgolette, la 12ª chiave di Basilio Valentino. No? È già, cioè, solo un chimico può non capire che l'alchimia si basa solo ed esclusivamente, sempre va a nascondere la sua arte in queste cose. Eppure viene detto, legge, relegge et inveniens, cioè devi leggere, rileggere e troverai. No? Solo che uno passa, siccome sono stupidi e sono saccenti di quel pezzo di carta che hanno avuto perché hanno fatto un corso di 5 anni di alchimia, no, cioè di chimica di 4 anni, ma io è 40 anni che faccio alchimia,
ne so molto più di loro per quanto riguarda l'alchimia. Monti è un chimico, ma ha fatto anche alchimia, cioè ha avuto, come tutti gli allievi dell'ultimo alchimista italiano, Pancaldi, da cui mi pregio di aver avuto anche conoscenze, lavori e cose varie, si è dato la pena di passare il tempo a fare le cose, non di metterci solo 4 anni e pensare che tutto quello che sa è quello che è, ma è lasciar perdere il linguaggio alchemico. Quindi, e dice Basilio Valentino, quindi no, dice, e funzionò. Certo che funziona. Da una miscela di elementi chimici di purezza garantita saltarono fuori alcuni milligrammi d'oro che prima non c'era. In termini di atomi è un'enormità. Cominciai ovviamente a prendere gusto alla faccenda. Spero che si senta bene perché sto leggendo. Ecco, forse devo sistemare un po' il microfono. Cominciai a prendere gusto alla faccenda, ma quando si tratta di questioni scientifiche io mi fido solo di me stesso. Altra indicazione alchemica: l'alchimista lavora solo, l'alchimista non ha nessuno che lavora con lui, non si deve mai fidare, ci si impara dal maestro e non ci si deve mai fidare degli altri, devi fare l'esperienza da te, altrimenti, anche perché l'esperienza alchemica, essendo assoluta, e non ripetibile da altre persone, ma anche la chimica, attenzione, non è ripetibile. Se voi prendete 10 pastiglie di un pacchettino di pastiglie, non sono tutte uguali, sono una diversa dall'altra, nel peso, nella microgrammatura e tutto. Perché non provate se siete bravi a fare queste cose? Quindi non è riproducibile, neanche una pastiglia. Quindi figurarsi la pretesa riproducibilità di queste cose qua. Quindi cominciò ovviamente a prendere, volevo essere ben sicuro che non ci fosse il trucco. Così, approfittando del fatto che l'assistente cinese e quello indiano, perché l'alchimia si è nascosta in Cina e in India. Infatti se andiamo a vedere, no? L'alchimia cinese e l'alchimia indiana, andiamo a capire anche molte cose. La Ramayana indiana e invece il taoismo alchemico cinese. Quello cinese è più interno a livello di fluidi corporei, ma non solo, l'altro, quello indiano, usa anche delle azioni fisiche come appunto proprio il mercurio reale. E quindi, no? E quindi ti dà un'altra indicazione, ma i grandi chimici questo non lo possono capire. Per loro è proprio un cinese e un indiano con cui andare a cena, con cui mangiare con uno cibo cinese, con l'altro cibo indiano. E quindi cinese e quello indiano staccavano regolarmente alle 5 del pomeriggio, per me quasi prima mattina, e ti dà un'altra indicazione quando ci sono le operazioni, 5 del pomeriggio e prima mattina, quindi all'ascesa del sole, alla discesa del sole, e in alchimia si usa così. Preparai un test in completa solitudine. E l'alchimista si sa, lavora da solo, aggiungendo qualche spunto preso dalle mie letture alchemiche. L'alchimista si sa, ora et labora, legge, rilegge, t'inveni, studia, legge i testi e chiedendo a Dio l'illuminazione, no? Lavorando anche fisicamente giunge alla conoscenza, perché è individuale, perché Dio, si dice, la dà a chi vuole, perché è una scienza, ce la dà a chi è puro di cuore, perché è una scienza molto pericolosa per chi non è puro di cuore, per le altre persone. Ricordo molto bene il momento in cui alla fine delle varie operazioni mi ritrovai a guardare 9 palline gialle, ma guarda caso 9 operazioni alchemiche, di oro puro, sul fondo di un becher, definizione di becher, contenitore in genere in vetro in uso nei laboratori di chimica. È proprio vero, il primo oro non si scorda mai. Si trattava di pochi milligrammi, ma a me bastavano. Nell'ottobre del 92 tornai in Italia e feci al CNR una nuova offerta: produrre metalli nobili come oro. Ma guardate che non l'ha fatto soltanto Monti, questa è una finta. La fece Flamel, tutti gli alchimisti, no? Ripley,
hanno fatto questa offerta, per esempio al re di Sassonia, ma in realtà è nascosta un'altra cosa. Quando qualche re invece beccava qualche alchimista, che diceva che era bravo, e magari non faceva oro, ma faceva una cosa simile, cose varie, poi alla fine tagliava la testa. Il vero alchimista dice sempre che dice d'aiuto agli altri, no? Per fare in pratica produrre nobili come oro, argento, platino, usando le miniere della Sardegna a copertura per sanare il debito pubblico. Ora, qui quando si parla così in alchimia si dice, leggete i libri alchimici, che l'alchimista vuole aiutare le persone, cioè tenta di dare la conoscenza per l'aiuto dell'umanità. Tra l'altro qui la Sardegna effettivamente è un'indicazione giusta, perché molto spesso si trova in Sardegna, in certe miniere, un certo metallo che viene usato effettivamente per alcune operazioni. Ma qui anche la Sardegna sta a indicare l'antichità di questa tecnica, perché la Sardegna, se vogliamo, è la regione italiana più abitata, no? Dopo la distruzione della Saturniatellus. Si può dire che non si è mai distrutta, perché tutto il resto fu distrutto e rimase lì. Quindi lì c'è molta descrizione di conoscenza alchemica, specialmente sia nelle miniere a copertura, quindi sotto, bisogna andare a vedere sotto i monticelli della Sardegna, e quindi tutte le loro costruzioni, tutta la loro straordinaria archeologia, perché pochi lo conoscono, la conoscono più come terra della Grande Madre, e per carità, tanto di cappello alla Grande Madre, ma come terra alchemica non la conoscono, mentre invece se uno va a leggere per esempio il testo che parla della pirificazione, no? Quindi della pirite, un testo del 1700, parla delle miniere di Sardegna e di Ungheria, però vabbè, non andiamo oltre. Quindi solo per mostrare, no, che qui non ci sono cose messe a caso. La persona che ha scritto queste cose sa di rivolgersi a certe altre persone, cioè certamente non agli stupidi, malinformati e malefici, no? Cioè internamente i chimici che fanno lo stesso lavoro che poi fanno a gente o come me o altri, no? Che tentano soltanto di instaurare con le persone un dialogo costruttivo, anche critico, ma è importante che sia costruttivo ed educato. Quindi, ok, per sanare il debito pubblico sarebbe ciò che è l'ignoranza degli uomini, che purtroppo è tenuta da chi? Dal governo. Ma il governo non ho mai avuto risposta. Suppongo abbiano pensato che ero matto. E quindi ti dà un'altra indicazione, un'altra chiave di questo la trovi nella chiave, ed è così, dei tarocchi il matto. Ma nessun governo darà mai la possibilità di creare la medicina alchemica per risvegliarsi, o la pietra, perché se ti risvegli non ti possono più dominare. A una domanda del perché la via diretta o la via reale, la via regale, la via veloce, la via secca non venisse mai spiegata, un maestro dell'epoca disse: se venisse detta con chiarezza, cadrebbero religioni, cadrebbero stati, cadrebbero dei, cadrebbe tutto, perché la conoscenza della realtà farebbe in modo di non sostenere più tutta questo circo. Quindi è stata diluita in altre cose. Decisi allora di modificare il progetto iniziale. Per forza, non si può aiutare nessuno. Questo lo fanno tutti coloro che giungono a una certa conoscenza e vogliono aiutare il mondo. Provano a aiutare il mondo e il mondo dice: ma che vuoi? Ma pensa a te. No? Tutti mi dicono: maestro, io voglio fare questo per aiutare il mondo. Ma io sarei più contento che mi dicesse: maestro, voglio imparare questo per aiutare me stesso. Il mondo poi, dopo che aiuti te stesso, potresti aiutarlo. No? Scrivere parole d'amore, cose. Puoi farlo. Ma se non sai cosa sei veramente dentro, come puoi aiutare il mondo? Se non ti conosci profondamente nella mente, pensate, l'ignoranza e la stupidità, no? Cioè io voglio aiutare il mondo con cosa? Non mi conosco, non conosco la mia mente profondamente, non conosco il mio subconscio, non conosco i miei processi interni, non conosco lo spirito, non conosco cosa c'è dall'altra parte, se c'è qualcosa meno, non conosco niente, non conosco le azioni della natura, non conosco i cicli, i cieli, non conosco niente, voglio aiutare il mondo. Con cosa? Con qualche parola che troviamo su
su Facebook, oh sì, quando al mattino si sveglia, come dice, il daino è pronto per correre perché c'è un altro leone, cioè, ragazzi, c'è tutte queste parole, se le vedi le stelle in cielo, credi a questo, se la mattina è così così, credi solo a te stesso. Sono masturbazioni mentali queste qua, cioè non sono realtà. La realtà della conoscenza non è imbottirsi di queste stupidaggini, è entrare a lavorare con la mente silenziosa, in silenzio. Quindi se non sai come fare a far stare in silenzio la tua testa e parla, come puoi aiutare gli altri? No? Però lui stesso dice, attenzione che questo che dice il dottor Monti, voi potete leggerlo in Bernardo Trevisano, in Basilio Valentino, in Ripley, in Flamel, allora provai ad aiutare così, però tutti, a partire da Artefius fino tutti fanno questo, quindi è la favola alchemica. Ma è bello che come ieri, ancora oggi l'hanno presa per vera. Vabbè, decisi di modificare il progetto iniziale. Pensai di utilizzare le reazioni di trasmutazione per abbattere le scorie radioattive. E questo è interessante, io ne parlai anche a Milano. È possibile fare delle lavorazioni per poter andare a bloccare eventualmente certe energie che sono sparse su pianeti, cioè sul pianeta, in città, ovunque, per poter appunto, che impediscono alla mente umana di svegliarsi. Come ho sempre detto, voi siete un'antenna, voi non pensate, vengono da fuori, se non sai dominare quello, se non ti conosci, no? Quindi è questo, sono scorie radioattive, cioè queste onde radio che io dico, che sono di diversa natura, che l'ho detto anche, potete trovare, non è che me ne sto inventando adesso, ne ho parlato già da anni, e che impediscono alla mente umana di essere sveglia, è sempre in uno stato catatonico di pensieri bombardati che come antenna vengono presi e vengono tradotti e tu pensi che sono veri. Pericolose e scomodi scarti delle centrali nucleari. Centrali nucleari qui sono governi, partiti, chiese, movimenti, politiche, pubblicità, grandi multinazionali, sono delle vere centrali nucleari perché colpiscono il nucleo delle persone, quindi con queste energie che vanno a rincoglionire tutti. Scusate il termine, ma è la verità. In particolare di usare la produzione di argento come mezzo principale per l'abbattimento delle scorie. Un'altra cosa, l'argento è il corpo lunare dell'essere umano e quindi ti va a dire rinforzare il corpo lunare, quello che sto insegnando. In più, se usate del buon argento colloidale è molto difficile che vi ammalate. Se poi usate l'argento omeopatico è ancora più difficile. Se voi usate l'argento poi spagirico alchemico è impossibile, perché blocchi, ha quella capacità di chiudere, no? Di creare il corpo il corpo lunare, viene chiamato il corpo d'argento. Ma ti indica anche quando operare di notte, luna, argento, quindi per prendere questa energia. E qui lo possiamo trovare nel libro muto, in tante altre cose. Questo progetto trovò credito e finanziamento da parte di una compagnia canadese, con la quale lavoro tuttora. Canada indica una certa cosa. Canada indica un posto puro, un posto pulito, indica alberi, indica natura, indica lavoro in certi punti e in certi periodi dell'anno. Se uno va a vedere l'etimologia di Canada, non vado oltre. I risultati sperimentali mi hanno confermato che le indicazioni riscontrabili nei testi di alchimia sono sempre corrette, provando che l'alchimia è una scienza sperimentale e voglio dimostrarlo mediante un esperimento facilmente riproducibile da chiunque e con una spesa relativamente bassa. Ora, state attenti, perché questo qui non è vero. Cioè, se lo fate, voglio dire, tra l'altro non sto scoprendo l'acqua calda, lo trovate in internet, ripeto, dottor Monti, come fare l'oro a casa, come fare, no? Preparazione dell'oro.
non è vero, attenzione, a parte che non riusciresti a trovare 1 chilo di mercurio, quindi già questo. La mia intenzione è fornire informazioni sufficienti a dimostrare chiaramente che l'alchimia è realmente una scienza sperimentale. Ok. Gli ingredienti: 1 chilogrammo di mercurio, ad esempio il prodotto a catalogo Carlo Erba Reagenti. E lui è stato furbo, no? Non c'è più, questo è 46037, costo di mercato circa 250 euro al chilo. È vero che la gente che l'ha criticato, no? Che ha detto sei ignorante, no? Ha detto delle cose non sapendo che significa. Carlo Erba ti dice dove andare a prendere questo chilo di mercurio dall'erba. Carlus è una tipologia di erba, andatela a cercare. Reagenti, perché in questa maniera questo mercurio puro, quindi 1 chilo, reagisce, cioè ti dà la possibilità di reagire. Numero 46037, vi svelo solo i primi 3 numeri. 4 aprile, quindi cominciare ad aprile. 6 andare avanti fino al mese 6, ossia aprile, maggio, giugno. Guarda caso il libro muto parla proprio di questi mesi per cominciare. 0, un mese fermo, e poi si va avanti, ti dice andate a vedere voi questi mesi, queste cose, aspettate, vedete la ciclica. Andiamo a fare un calcolo. 4 più 6 sono 10, 0 lo mettiamo da parte, sono 17, più 3 sono 20 e sono 27. 27 è la carta astrologica delle stelle, che ti dice segui le stelle e ti fa capire che devi assolutamente agire anche a livello stellare, quindi seguendo i cicli. Lo 0, oltre che a numero vuoto, sta ad indicare il ciclo solare che gira e è l'eclittica 0. Non vado oltre. Costo di mercato circa 250 euro. 250 è un numero particolare, anche quello che a livello di conoscenza alchemica, cabalica, conoscenza ermetica, va ad indicare il periodo del Sole in cui si deve poi nuovamente rioperare. 200 è il Sole, 5 è maggio e 50 è la materia da usare. 6 litri di acido nitrico, 65%. Ad esempio, il prodotto a catalogo della Carlo Erba, reagenti 40822, costo di mercato circa 25 euro, cioè senza uno 0. Quindi hai fatto il primo giro, il secondo giro, cioè il primo giro è molto potente, molto forte, bisogna lavorare molto, viene chiamato le fatiche di Ercole, ora è già più leggero. 5 litri di acqua distillata, 5 euro. No, tenete sempre questo 5, no? 250, 25, 50, nessuno gli viene in mente, no? E poi dice, al supermercato. 1 litro di aceto di vino bianco, 1 euro. Al supermercato, 1 euro. È bello, questo fa ridere, ma come in una cosa chimica ci metti 1 litro di aceto di vino bianco? E i chimici hanno ragione, ma l'alchimia si usa. E poi l'aceto indica un'altra cosa. L'aceto di vino bianco è un estratto fatto dalla propria urina. Non l'estratto, uno degli estratti. 1 litro di acido acetico glaciale 9900 della Polichimica SRL di Bologna, disponibili in questa pagina di catalogo. I link non funzionano. Costo di mercato 8 euro al litro. Attenzione adesso, c'è tutta sta cosa, mercurio, cosa ci serve per lavorare? Attenzione, la gente, e poi dice, ah sì, con questo, un paio di barattoli per marmellata Zueg, vuoti ovviamente.
Quindi e uno dice, ma come ha fatto a fare queste reazioni? Ma è impossibile, già il tappo della marmellata Zueg è di metallo, ma reagisce e certamente il mercurio lo scioglierà e anche specialmente l'acido acetico, ma certamente. Questo è un chimico del CNR. Ma che chimico del CNR? Ma non sta parlando di chimica. 2 barattoli di marmellata Zueg. In alchimia la marmellata è il compostum ed viene fatto nuovamente dai vegetali, quindi dai frutti. Nutriti di vita, nutriti di vita, nutriti di vita. Zueg perché? Andate a scoprire voi i significati, perché chi è Zueg con 2G, andate voi, vi sto dando degli input. Post scriptum, come si può ben vedere dai costi, specie quello del mercurio, non è conveniente produrre oro in questo modo, vi dà un'indicazione. Dice, guardate che io non sto parlando di quello che state pensando voi, ma certamente rende scientifica l'operazione di trasmutazione alchemica. Prima operazione. È da dire che le operazioni qui sono 6 operazioni. Seconda settimana. Si dissolvono 100 grammi di mercurio in acido nitrico nella proporzione 1/5. Esempio, andate a leggerlo, 100 cc di mercurio più 500 cc di acqua distillata per un totale di 600 cc. E qui ci sono sempre i numeri di posizione e di azione. Il mercurio è, una volta che si estrae questo chilo di vita delle piante, si mette in lavorazione con acido nitrico, che non è veramente l'acido nitrico. In alchimia, se questi grandi chimici sapessero, il nitro viene raccolto ogni mattina. Addirittura il nitro si può trovare anche nelle stalle dei cavalli. Si può trovare. Io nella mia cantina, quando ero a Manduria tanti anni fa, scendevo, era vecchia questa casa, raccoglievo il nitro dal muro. Col nitrato addirittura conservano anche i salami. Salami possono essere anche quelli che non hanno capito, no? Non posso andare oltre, però vi sto facendo vedere le differenze. E poi la proporzione 1-5, chiaramente, io dico sempre 1-3, 1-5, ma 1-3 è più basale, 1-5 sta ad indicare le tipologie. Per 1 chilo, cioè quindi per 1 chilo di mercurio ci vogliono 5 in più di liquido, ossia di estrazione di nitro. Quindi noi abbiamo il nitro che viene usato, viene diluito perché altrimenti non può funzionare nell'acqua distillata, il nitro è secco, e poi viene appunto usato per purificare dalle scorie che ci sono e che non servono nelle vegetali. E poi dice, è sufficiente mettere, ora non parlo dei numeri perché sennò non finiamo più, è sufficiente mettere il mercurio entro un becher da 250 cc in vetro Pirex, euro 5. Sempre 250. Si versi sul mercurio la soluzione di acido nitrico 1,5 fino a colmare il becher. Quindi, per dare qualche indicazione, una volta che io ho estratto con sapienza alchemica dalle piante e dalle erbe che mi serviranno o dalla frutta il suo mercurio in una certa maniera, io poi devo fare questa operazione qua, quindi devo metterlo in una soluzione di acido nitrico e devo riempirlo, quindi devo mettere anche del nitrum. Attenzione, il nitro vi scende ogni giorno dal cielo. Si ponga il becher su una piastra riscaldante regolando la temperatura a 90 gradi centigradi mediante un normale termometro. Quindi serve la temperatura di 90 gradi, ma 90 è anche sempre Zaddi e 90 sono sempre le stelle e ti sta dicendo anche quando lo devi fare. Il cielo deve essere stellato, perché da noi i cicli non danno funzionamento. Poi la dissoluzione, che di solito è la prima operazione in alchimia, la dissoluzione, si può fare tranquillamente entro una giornata, quindi tutto le 24 ore. Si aggiunga la soluzione di mercurio più nitro più acqua distillata man mano che
evapora prendendola dai 600 cc. Il mercurio si dissolverà totalmente, mostrando che non contiene tracce apprezzabili di oro. Cioè, che ti ha detto qui? Se tu fai questo usando il nitro darà insieme con l'acqua distillata la capacità a questa alla vita mercuriale, cioè all'energia che c'è dentro le piante, quindi vegetali, di dissolversi e si trasmuterà in qualcosa. Ma non ci sarà ancora oro, cioè ancora non è stata estratta l'essenza superiore, cioè quello che poi viene chiamato zolfo e poi diventa oro. Va bene? Mi rendo conto però non si può dire troppo, perché non per segreto, perché bisogna vederle queste cose e bisogna essere seguiti, perché anche il vegetale può essere un po' particolare, specialmente se si scelgono piante stupide, no? e non buone. Andiamo a vedere la seconda operazione, non è che andremo a leggere tutto, andatevela a leggere voi, ma è per dare l'idea. Si pongano i restanti 900 grammi di mercurio, quindi non più 100, 90 è sempre questa benedetta stelle e nuovamente, in un contenitore di vetro. Trovo ottime le confezioni, qui volevo arrivare, di marmellata Zueg. Si versi sopra il mercurio una miscela al 50% di aceto di vino bianco e di acido acetico glaciale 9900. Estrazione, l'aceto di vino bianco nell'alchimia corporale, ho detto, è un'estrazione particolare che si fa dall'urina della persona. L'acido acetico non è quello normale, che è velenosissimo, per carità di Dio, serve c'è la maschera antigas per lavorare, attenzione che si muore, voglio dire, ci servono le camere, c'è stagne chiuse, qui stiamo parlando di cose serie, c'è 1 chilo di mercurio, so veri problemi, quindi, però come per dire proprio che è una sciocchezza. L'acido acetico glaciale sta a significare una materia che deve essere ghiacciata. Significa una cosa, provatelo a fare a casa. Prendete 1 litro di vino bianco, oppure prendete un bicchiere di aceto di vino bianco e mettetelo in ghiacciaia e tenetelo un po' di tempo. Vedete cosa può succedere. E poi i vasetti Zueg. I vasetti parlano della frutta, quindi ti dice, insieme alla vita delle piante che vai a prendere, serve anche quelle della frutta. Quindi si sta parlando di frutta, come ho parlato nel primo libro che ho scritto, Le notti alchemiche. Nella frutta c'è la vita. Nelle piante c'è un mercurio particolare che è vita, ma nella frutta c'è proprio la vita. E bisogna prendere queste cose quando non stanno morendo. È un discorso un po' che ho avuto con un allievo tempo fa, 2 giorni fa, in cui si parlava del cibo e notava come la sua piccolina appena nata avesse una pelle straordinaria, ma non solo, anche i bisogni non avevano gli odori caratteristici dei bisogni che poi, quando si va più avanti c'è, perché ancora mangia il latte della madre. E io gli ho detto, ma è normale, non per niente, anche in alchimia mi hanno detto di nutrire il mercurio con latte di vergine. Il latte è un elemento vivo, non è un elemento morto. Per quanto tu possa immaginare di mangiare cibo vivo, può essere frutta, può essere pasta, può essere qualsiasi cosa, sta già imputridendo, è morto. Quello è il latte vivo, perché esce da un corpo vivo. Se volete mangiare cose vive, devono uscire da corpo vivo. Se vengono staccate da corpo vivo, stanno già cominciando a morire. Per quanto all'esterno non sembra, ma c'è già in movimento la putrefazione. Papale. Quindi di cibi vivi non ne mangia nessuno, tranne l'alchimista addestrato e che sa. Andiamo avanti. Quindi nella frutta però c'è abbastanza, deve essere proprio fresca, oggi è difficile. Terza operazione, si chiuda bene il vasetto e si agiti il contenuto fino a quando si vede il mercurio diviso in piccole palline, un paio di minuti. Lo si ponga al riparo in un cassetto chiuso a chiave e si ripete. Perché a chiave? Allora, è
allegra la cosa, no? Cioè, i grandi sapientoni possono fermarsi a dire lo ti ponga in un cassetto chiuso, oppure su un cassetto in un posto oscuro, no, è chiuso a chiave, non sapendo che in alchimia claudo, clavis, significa proprio una delle tecniche e spiega il mistero, che è chiamato appunto clavis magna nature. E si sta parlando del magnetismo di nuovo. La chiave in alchimia è il magnetismo, in un cassetto chiuso a chiave, cioè ti sta dicendo mettilo in un posto che possa subire il magnetismo della Luna e del Sole o quello che l'alchimista ha deciso. Mm? E poi un paio di minuti, vabbè, quella è un'altra cosa, non è proprio un paio di minuti, un paio di minuti sarebbe 120, e 120 è un ciclo solare, quindi quasi parla di un anno, non di un paio di minuti. Mm? Si parla di un anno, il ciclo solare è un anno, che sono, il numero del Sole è il 120, c'è da sempre. Si può diminuire conoscendo i cicli mensili, i cicli settimanali e cose varie, quindi però sempre su base 120, ok? Sarebbe 12, sarebbe elevato, no? alla decima, in pratica, se arrivi a 120 e quindi cioè decima intendo mettendo la decina e diventa 120. Terza operazione, si chiuda, ok, attenzione qua, chiuso a chiave e si ripeta questa operazione preferibilmente, attenzione, quindi già, cioè notate come lui, questo dottor Monti, mette via, cioè fa capire che non sta parlando di scienza, attenzione, e si ripeta questa operazione preferibilmente, qui ecco, ogni giorno quando viene in mente. Così. Perché? Perché è un'operazione particolare da fare, che dovresti fare il più spesso. Scusate che mi si sta staccando il computer, si sta spegnendo. Ecco, ora ho messo sotto carico. Può essere che in un laboratorio chimico si dica quante volte lo devo fare, professore? Ma quando ti viene in mente? Agitalo, quando ti viene in mente lo fai, che se frega. Altro indizio, però la stupidità regna sovrana, come è sempre stata per l'alchimia, e quindi quarta operazione. Dopo 10-15 giorni, quanto basta per mangiare, attenzione adesso, e poi mi fermerò alla fine, quanto basta per mangiare con calma il contenuto di una seconda confezione di tradizionali Zueg e disporre così di un secondo vasetto. I tradizionali Zueg sono sempre confetture fatte in maniera antica, tradizionale, non con la pectina di oggi, quindi la frutta vera. Quindi ti mangi, fai l'operazione, la frutta per 2 settimane di operazione e di estrazione, quindi con calma. La feccia comincia a uscire dal mercurio. È opportuno a questo punto pulire la miscela di aceto e di acido acetico utilizzando il secondo vasetto Zueg. A questo scopo si agiti il contenuto del primo vasetto, vabbè dai, non stiamo a dire oltre. Poi finisce, c'è la quinta operazione, anche qui di nuovo, si lasci, alla quinta operazione, again, cosa dice? Si lasci riposare la soluzione del secondo vasetto fino a quando le fecce sono ben depositate sul fondo, 10-15 giorni. Si ripeta la quarta operazione per circa 4 mesi, quando vi fa comodo. Quando vi fa comodo? Dobbiamo fare la bomba atomica. Come si fa? Ma quando ti fa comodo? Se non si capisce che questo è qualcos'altro, no. Quando vi fa comodo, ma indica anche un'altra cosa, quando vi fa comodo. Ti dice come devi stare dentro, ti dice come devi tu dentro essere per fare questo. Quando vi fa comodo, 2 vasetti di tradizionali, di nuovo, 1 litro di aceto di vino bianco
e 1 litro di aceto acetico sono quindi generalmente più che sufficienti. Il tradizionale lo mette sotto, andate a leggere su i pedicelli, quindi per farti capire, attenzione, qui c'è qualcosa che devi fare. Poi dice, dopo circa 4 mesi, a seconda dell'impegno profuso, ma come a seconda dell'impegno profuso? Ma l'alchimia ha ragione, a seconda di quanto ti impegni avrai risultati. Con la chimica non è così. Ma con la chimica, ragionate, con la chimica c'è bisogno di impegno profuso? Se so che questo fa questo fa questo, li metto insieme e accade. Nell'alchimia, come io insegno, ci serve impegno, se non hai impegno non funziona. Quindi a secondo dell'impegno profuso, c'è chi è più avanti, chi è più vicino, si può estrarre il primo oro dal mercurio, cioè si può estrarre dalla estrazione del mercurio vegetale la prima medicina aurea, cioè la vita vera, la vita archetipale. Si prendono dunque 100 grammi di mercurio trattato, come prima, li si dissolve in acido nitrico, quindi li si congeli, come nella prima operazione. Il mercurio si scioglie lentamente e quando ormai è ridotta una pallina, come non erano 9, prima l'oro, no? Quando fate attenzione, a un certo punto esploderà. E chi è venuto spesso alle mie lezioni ha visto questa cosa, pum 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 pum, il mercurio che esplode, mentre quando vuol dire che non c'è più acqua, non c'è più quello che lo bloccava nella materia ed è libero, quindi esplode, è difficile da trattenere, lì cambia stato. E, e chiaramente se lo prendete fa cambiare stato anche a voi. Esploderà, espellendo tutto l'oro prodotto che si disperderà sul fondo del becher sotto forma di una polvere di pagliuzze dorate molto belle a vedersi. La polvere di proiezione viene chiamata. Io ho fatto l'oro molte volte in molti modi diversi, ma l'oro estratto direttamente dal mercurio in questo modo è il più bello che abbia mai visto. Attenzione, ti dice, guarda che c'è molti modi di estrarre la materia prima da tante materie, tra cui quella del mercurio, che è bello, dà un'altra cosa. Quindi posso estrarre l'oro anche dalla testa da capra che hanno queste persone. Posso prendere le loro teste da capra, no? E posso estrarre là, almeno penso che una pagliuzza d'oro qualcosa c'è, no? Penso che si può fare pure da là. Quindi potrete dunque ripetere questa operazione 8 volte, il numero dell'infinito, quante volte volete in realtà, ma anche l'8ª. Perché 8 volte? Dai, diciamo, siamo schiavi dei 7 pianeti, quando l'anima scende in Saturno, 1, Giove, 2, Marte, 3, Venere, 4, poi Luna, 5, Mercurio, 6, Sole, 7 e si incarna. Quindi se lo fai 8 volte ti liberi, c'è l'8ª sfera e qui ti dice che devi seguire le stelle fisse. Quindi fatto questo hai creato, quindi devi seguire i cicli di stelle fisse. E qui entra nella vera alchimia ermetica che tutti si peritano di conoscere ma che non conoscono, perché bisogna essere degli astrologi alchemici o alchimisti astrologi molto ferrati nella astrologia antica classica alchemica. A proposito, se siete interessati andate sul sito www.academymra.com oppure info@academymra.com per i corsi di alchimia, i corsi di magia trasmutatoria, i corsi di alchimia vegetale, alchimia del metodo completo, deprogrammazione. Andate a vedere, penso che ne valga la pena, e andate a vedere un po' com'era la vecchia conoscenza, scienza della volontà e non certamente le baggianate di oggi. E poi dice qui, no? Potete ripetere 8 volte e produrre tanto oro da fugare ogni dubbio. Ma come? Perché devo fugare ogni dubbio? Infatti in alchimia viene detto l'oro che viene fatto può essere portato a qualsiasi banco e sarà confermato che è oro, per dire, oppure fugare ogni dubbio, perché la persona che fa queste operazioni alchemiche non ci crede. Cioè non ci crede che cambia la mentalità, che cambia la persona, che genera l'anima immortale, non ci crede la mente. E quindi che succede? Succede che lo devi rifare, perché la mente non crede. E così è accaduto anche ai miei allievi. Dico, ma veramente meglio rifarlo? Non credono di cambiare, ma quello accade. Quindi così fughi ogni dubbio che funziona veramente.
sulla realtà di questa operazione alchemica. Consiglio di pulire, tra virgolette, l'oro prodotto con una soluzione, un mezzo di sempre acido acetico e acqua distillata. Lavate poi con acqua distillata e asciugate sola, cioè il vostro oro dentro il becher sulla piastra riscaldante. Conservate infine in un contenitore di vetro anche il nitrato di mercurio prodotto di volta in volta. Quello che viene dall'alto. E qui ci sono poi altri due esempi. Seguendo le istruzioni avrete prodotto il primo oro e potete dunque considerare con più attenzione la reale possibilità dell'esistenza della pietra filosofale, dell'elisi trasmutatorio e dell'elisi di lunga vita. Io non sono un adepto e dunque non ho la pietra, ma ritengo, non lo dirà mai un alchimista, ma ritengo certo la possibilità di produrla. Ho peraltro avuto una serie di conferme dal fatto che gli antichi ne fossero in possesso. Ti dice, se vuoi capire, vai a studiare Diogene Laerzio nella vita di Epinemide e più recentemente da Alberto Magno, quindi i libri di Alberto Magno, i libri del Glauber, i libri di Basilio Valentino, del Flamel, di Aurac di Argentina, Salomon Trismosin, e io sto facendo il corso dello Splendor Solis per questo motivo. Se siete interessati, Splendor Solis, c'è il corso attivo, sto creando adesso la lezione che tra questi giorni darò a quelli che sono iscritti. Guarda caso, Salomon Trismosin, maestro di Paracelso, quindi io sto insegnando questo a fare l'oro in questa maniera, come era vera. E Ireneo Filalete, Introitus ad Regius Palatius, che sarebbe il maestro del Ripley. Fin qui la ricetta data dal dottor Roberto Monti. E qui giustamente c'è scritto: nota importante, riteniamo opportuno far presente a tutti i piccoli alchimisti in erba che volessero cimentarsi nell'impresa che gli elementi citati dal dottor Roberto Monti, mercurio, acido acetico, glaciale, acido nitrico, eccetera, sono tossici e irritanti. Attenzione, lo dico anch'io. E non dovete usarli perché non è una ricetta reale. E quindi vanno maneggiati con estrema attenzione a principianti per la pelle, gli occhi e i polmoni. Occhio a questa cosa, perché si può morire. Questa non è la ricetta vera, non funzionerà mai. Ma se usata nelle capacità di lettura dei testi alchemici, come ho dato qualche indicazione, funzionerà alla grande. Tanto da non credere, come molto spesso non mi credono coloro, no, non mi credono non perché non mi credono, perché rimangono colpiti, per quello che veramente dà. Questa è un'idea per far capire oggi cosa si pensa dell'alchimia, come era anche anticamente, di cosa si pensa dell'alchimia. Quindi questa è soltanto, io potrei spiegarvi punto punto questa cosa, ma come spiego a chi fa queste cose? L'alchimia non può esimersi da materie fisiche, materie sottili, cicli planetari, cicli stellari, cicli della natura, non può esimersi. E onestamente, se esiste già tutto in tutte le piante, esiste la vita vera, e quella mangiamo alla fine, a che pro andare a prendere un certo tipo di mercurio, a meno che non si abbia in mente di fare altra tipologia di alchimia, ma si può. Ma se si può fare la stessa cosa con qualcosa che non ti uccide, anzi ti dà vita, nutriti di vita, perché farlo con qualcosa che ti uccide? Occhio a questa cosa, perché è la stessa cosa, perché l'ha detto. L'oro estratto dal mercurio, l'ho estratto da tante altre parti, ma dal mercurio è bello, quindi si può ottenere in tante maniere differenti. Qui c'è anche scritta l'alchimia interna, l'alchimia esterna, l'alchimia per fare le trasmutazioni metalliche, ma con degli che ti servono, perché non servono, serve a capire la tecnica. Ma qui quello che indica è la trasmutazione del proprio essere interiore da mortale di immortale. Questo è molto importante che volevo dire. Quindi occhio, andatevela a leggere, ma non fatelo perché non succederebbe nulla. E quindi questa è la risposta a coloro che hanno dileggiato il dottor professor Monti non sapendo di cosa parlava. È come prendere appunto l'alchimista di cui ho parlato prima, Pancaldi, che era un chimico anche lui, e prenderlo in giro. È come prendere le monografie di Angelini della chimico anche lui, e biochimico, e prenderlo in giro.
quando parla di queste cose, di alchimia antica. È come, che vi devo dire? Le cose chiare si dicono a chi le merita, perché oggi è tutto dato a tutti, in maniera sbagliata però. Ricordatevi che i testi alchemici sono scritti in maniera che gli occhi vedano ma non vedano, o immaginino di vedere, e le orecchie ascoltino ma non sentano. Arrivederci, spero che sono stato chiaro. Se siete interessati, www.academymra.com oppure info@academymra.com, e sto facendo il corso dello Splendor Solis, del Trismo Sin e tante